Prendo dell'acqua e inizio a bagnare, vi dicevo, il foglio nella parte alta, qui, ok? Qui non bagno moltissimo, bagno in queste altre parti, ok? Fino a qui dove c'è l'orizzonte, ok? Una volta bagnato questo, io inizio e mi preparo il mio colore come sempre. Scelgo un blu, un azzurro, quello, insomma, il colore che preferite. Io lo metto qua, anche potete mettere un turchese se volete fare un cielo sereno, oppure combinare più un turchese e un blu oltremare come sto facendo io. Logicamente, ora io incomincio tipo nella parte qua su più alta e metto il colore, vedete? Cerco di mettere il colore. Dove ci sono le nubi, qua possiamo fare le nubi ripulendo con della carta. Ora vi faccio vedere. Fino alla barca io più o meno arrivo qui, ok? Arriva anche qua. Se avete potete prendere anche uno spruzzino. Arrivo anche qua, ok? Poi a questo punto qui metto un po' questo colore che qui possiamo fare questo effetto qui. Con lo spruzzino possiamo anche intanto umidificare questa parte e io vado ora con il mio pennello a rimuovere proprio in dei punti per creare le nubi. Rimuovo proprio e anche qui potete andare a spingere giù, vedete? Potete fare un po' questi effetti e poi qui dal centro ripuliamo e qui creiamo questi effetti che in base a quanto bagnate vengono più o meno evidenti. Se a noi ci serve che il colore penetri dentro, viceversa ci metto il blu, insomma l'azzurro. Con un pennello pulito invece andate a rimuovere. Lo stesso qua alle nubi si può fare un effetto sia tamponando, prendendo con, aspettate, poi si può comunque rintervenire. Poi, siccome per farlo apparire ancora più chiaro, in dei punti è logico che io devo ritornare con il colore più scuro. Se io ci torno finché è ancora fresco, fate un pochino questi effetti. Lo stesso qua giù, se io voglio tornare ancora più scuro, io se ci vado a fresco, poi ci posso comunque un po' rispruzzare finché è sempre fresco.
piano piano. Se in dei punti io poi voglio andare a ripulire lo stesso, come ho fatto prima, e smuovo. Posso tamponare, posso rimettere il colore resiformi delle nubi, posso far scivolare il mio colore o posso addirittura con il bianco in dei punti rintervenire. Il bianco acquerello, intendo. Poi potete comunque mettere anche l'acrilico, eh? Praticamente ora da questo lato di qua vado a fare anche le montagne, gli scogli, insomma quello che si vede un po' in lontananza e vado per gradi, come si è fatta altre volte. Qui c'è il piano dove c'è il mare, qui faccio una montagna più chiara, qui, e poi prendo e con il pennello rimuovo subito, come quando abbiamo fatto anche un po' il degradare di montagne, no? Vi ricordate? Questo rimuovo subito. Poi prendo invece l'altro blu che avevo preso, lo faccio un pochino più scuro. Poi si inizia a fare il mare. Ora lavoro asciutto, bagnato su asciutto e metto all'orizzonte qua il mare più scuro. Qui invece c'è il mare scuro all'orizzonte qua, però poi qui ci sono questi giochi di luce. E quindi qui io devo lasciare praticamente quasi bianco. È logico metto qualche colpettino qua e là, ma qua è bianco. Posso prendere anche il bianco acquerello, volendo. Io ci faccio degli scogli. Allora prendo un po' di marrone, un po' di terra di sena bruciata, un po' di ocra. Inizio a mettere qui dell'effetto di scoglio dove sopra poi ci va anche un po' d'acqua. Si può iniziare, siccome è in controluce la barca, va fatta più scura in dei punti, tipo qui, va fatta più scura.
faccio questa parte qui. Prendo l'acqua, diluisco bene il colore e inizio, per esempio qua c'è anche una parte in dei punti un po' più chiara, cerco di mettere ora, poi lavoriamo più sullo scuro e poi con il chiaro ci andiamo dopo. Questo si rifinisce dopo, perché se no ora non possiamo farlo, è troppo fresco. Allora, lo scuro lo potete fare con un nero e il blu che avevate scelto, anche per il cielo, se volete, o il cielo, il colore del cielo tenuto molto denso, il colore intendo dell'acqua sotto la barca, ecco, intendo quello. Logicamente, non avendo messo in mascheramento, i bianchi vanno rimessi, perché se no non siamo liberi di fare il mare. Poi ci sono insomma altri elementi, tipo qui c'è un arpione, poi faremo la corda sul marroncino, mettiamocelo qua. Marroncino verde, si può fare qui la corda. Si può provare a rifare i chiari con l'acquerello o altrimenti si rifanno con altre tecniche, con l'acrilico.
sto rimettendo l'azzurro in dei punti per intensificare. Avevo già messo un po' i chiari e l'effetto del cielo, cerco di ritornarci leggera leggera. Poi ritorno col mio nero e il mio blu a rimarcare certi punti, tipo qui. Ora io inizierei a rimettere i chiari. Ora proviamo, potete prendere un pennellino fine tipo questo, o quello che avete, insomma, e poi si può provare a rimettere ancora dei chiari e poi a tirar fuori l'olio. Qui c'è il punto luce. Qui per esempio dove ci sono le punte luce. Sto rimettendo sopra il blu.